Abbiamo analizzato anche la biodiversità vegetale con dei transetti, ovviamente, sia in bosco che sul bianco che sul vigneto, trattato con i criteri che abbiamo visto prima, elencati dal dottor Marchesini. Vedete qui che sostanzialmente adesso i dati sono difficili da, come dire, commentare e analizzare in modo approfondito, però vedete che la scarpata del vigneto 2, per esempio di Cofele, che è molto vicina al bosco, ha 20 specie univoche su 42 e la scarpata invece del vigneto, che è più lontana dal bosco, ne ha 10 e basta su 32 totali. Quindi vuol dire che anche la vegetazione spontanea che si va a insediare sulle scarpate è molto più complessa e dal punto di vista ecologico interessante rispetto a quella che si insedia sulle scarpate lontane dalle superfici boscate. Alcune specie, il rilievo floristico abbiamo fatto ovviamente anche da Gini. In questo caso non avevamo due diverse qualità, diciamo così, di ambiente, ma anche qui vedete che al margine del bosco i rilievi floristici che abbiamo fatto testimoniano una diversità molto più elevata. Anche qui alcune specie particolari. Vabbè, non c'è da fare confronto, anche perché dal punto di vista ecologico sono due ambienti diversi, questo è più xerotermico, l'altro è un po' più mesofilo perché sono quasi 300 metri di dislivello, quindi andando in su cambia anche il bosco, però di fatto i due valori diciamo, ecologici dell'ambiente che noi abbiamo testato si equivalgono. Un'altra interessantissima ricerca che abbiamo fatto riguardava il gambero di fiume, che noi avevamo già individuato in una ricerca fatta in precedenza con il Consorzio del Soave dal 2014 al 2018, che abbiamo voluto un po' approfondire. Ecco, quello che voglio farvi vedere è che essenzialmente le due parcelle sono a monte di due segnalazioni del gambero di fiume. Il gambero di fiume qui sotto, dove abbiamo trovato anche l'Infarctus, c'è il gambero di fiume, che è una specie protetta ovviamente in allegato molto importante per la comunità europea, e lo stesso vale per Gini. Gini ha praticamente il vigneto sulla testa di un piccolo bacino idrografico dove noi alla base abbiamo trovato il gambero di fiume. Anche questo è un dato molto interessante. I dati sono stati pubblicati su una rivista, sul bollettino del Museo di Storia Naturale di Verona, usciti all'inizio di quest'anno, e se volete approfondire la trovate ovviamente su internet. Conclusioni. Effetto bosco. La presenza del bosco nei pressi del vigneto ha effetti positivi sulle cenosi e sulla biodiversità. Pedofauna e vegetazione spontanea sono più abbondanti in termini di numero di specie sia ai margini sia all'interno del vigneto, quando il bosco è confinante col vigneto stesso. Effetto vegetazione spontanea, anche questo è importantissimo, la presenza di vegetazione spontanea sulle scarpate, oltre all'effetto antierosivo, ha effetti positivi sulla biodiversità, soprattutto in prossimità di aree boscate. Effetto lavorazioni. Le lavorazioni frequenti del suolo disturbano la pedofauna. I valori di DSDF dei filari in bianco sono mediamente superiori a quelli dei filari soggetti a lavorazione, fresature, segni e trinciature. L'utilizzo dell'IDS è utile in condizioni ante e post-operam e per valutare impatti positivi o negativi nel lungo periodo, però a questi, per periodi di tempo di limitata durata, è necessario integrare l'informazione dell'IDS con altri strumenti di indagine come il pitfall traps, la vegetazione spontanea ed altri ancora.